Ciao ragazzi, oggi parleremo della Cina e ci collegheremo con Fabio, che vive e lavora là già da diversi anni. Lui è un cinese dentro, lui si è già sposato là, ha già fatto famiglia e ama la Cina. Ciao! Ciao Fabio, come stai? Mi senti? Ciao, bene, bene, sento forte e chiaro. Com'è lì in Cina? Che ore sono? Qui in Cina c'è una differenza di 6 ore durante il semestre primavera-estate, invece durante il semestre autunno-inverno c'è una differenza di 7 ore perché qui in Cina non esiste la differenza tra ora legale e ora solare. È un piacere conoscerti e averti ospite qui con noi Italian Globetrotter, insomma da un paese così distante e enorme come la Cina. È un piacere anche per me. Benvenuto, grazie. Senti, prima di parlarci un po', diciamo, proprio della tua esperienza principalmente lì, nel paese dove vivi te, perché comunque la Cina è enorme, quindi sicuramente te parlerai per la tua esperienza. Presentati un po' e facci capire un po' te da dove vieni, il tuo retroterra, cosa insomma ti ha spinto poi a lasciare l'Italia e andare a stabilirti lì in Cina, perché insomma, a quanto ho visto anche dai tuoi video di YouTube, insomma, te la Cina ce l'hai sempre un po' avuta dentro, no? Sei come un cinese Sì. dentro, diciamo, perché proprio si vede che l'ami. Raccontaci un po' questa cosa qua. Beh, allora, anzitutto io sono nato a Milano e precisamente sono nato in Viale Monza, che Ah, non so se hai presente le zone di Milano, però Viale Monza adesso è una zona abbastanza frequentata dai cinesi. Diciamo che ho avuto una vita abbastanza normale, nel senso la mia passione per la Cina non è che sia cominciata proprio così da subito. Durante gli anni ho sempre come avuto un qualcosa dentro che nemmeno io capivo. Per esempio, molto spesso capitava che alcune persone attorno a me parlassero male dei cinesi. Per esempio, quel bar cinese, mafia, sporcizia, evasione fiscale, eccetera, eccetera. Io diciamo che non ho mai preso parte a questi discorsi. Dentro di me pensavo, no, ma dai, ma non saranno mica così cattivi. Ecco, poi comunque appunto li vedevo e ho sempre molto interessato, molto incuriosito. Ogni tanto ho avuto anche qualche incontro ravvicinato con qualche cinese, però non ho mai saputo di avere questa vocazione, ecco. Diciamo che il tutto è cominciato quando mi sono trasferito a Pavia da solo, perché sono nato a Milano, ma comunque ho studiato a Pavia. A mhm. Pavia io ho fatto sia il liceo classico, e sia l'università, Mm. che a disdetta di molti pensavano che io all'università avessi fatto lingue orientali, lingua cinese. No, in realtà nulla di tutto ciò. Io all'università ho fatto economia, però già da lì cominciavo a notare gli studenti del progetto Marco Polo, praticamente un progetto per cinesi che vogliono andare a studiare in Italia. E io già da lì nutrivo una certa stima per loro, perché comunque loro venivano completamente da un altro mondo e venivano a studiare all'università le stesse cose che studiavo io, quindi c'era tanta stima, tanta ammirazione nei loro confronti. E lì mi è capitato di conoscere anche quello che poi è diventato il mio primo amico cinese. Appunto, mi ricordo ancora la storia di quando ero a questa lezione di matematica, il prof stava scrivendo sulla lavagna e c'era appunto un cinese che mi aveva chiesto: è libero il posto? Sì, certo, accomodati. Poi lui ogni tanto non capiva quello che il professore scriveva sulla lavagna e allora l'ho un po' aiutato, appunto facendogli vedere i miei appunti, spiegandogli qualcosa. Mentre ero fuori a mangiare, appunto, sui tavolini dell'università, si avvicina questo cinese e mi fa: piacere, io sono Vittorio, sono nome italiano. Italiano, E certo. io gli ho fatto piacere e da lì è nata appunto una grandissima amicizia tra me e lui. Abbiamo cominciato appunto a frequentare insieme i vari corsi, io lo aiutavo un po' con l'italiano e appunto con i corsi dell'università. Lui ogni tanto mi invitava a casa sua a mangiare le cose cinesi che faceva lui, poi mi ha anche presentato tutti quanti gli altri compagni cinesi dell'università. Appunto da lì è nata una grandissima amicizia e ho fatto una specie di rete, no? Ho conosciuto praticamente tutti i cinesi all'interno dell'università. Difatti, da lì a poco ho deciso di vivere proprio stabilmente a Pavia, perché prima facevo il pendolare. Poi ho Ok. deciso proprio di viverci stabile e Zhou Chao, che è appunto questo mio amico cinese Vittorio, mi ha consigliato di andare a vivere in una casa di cinesi. Loro erano 4 cinesi in totale. In questo modo io potevo dare una mano a loro, abitando in casa loro. Sai, no, magari ricevono una lettera, poi magari durante lo studio magari mi chiedono qualcosina, insomma, È fa ovvio. sempre comodo avere un italiano in Sì, casa. sì, certo. E io in cambio avevo, diciamo, un prezzo abbastanza vantaggioso per quanto riguarda l'affitto.
affitto, abitavo in camera doppia con un altro cinese. Nel frattempo tutto questo ambiente in cui tutto il giorno parlavano in cinese mi ha veramente contagiato, perché all'inizio loro speravano di migliorare un pochettino il loro italiano con me in casa. Alla fine è successo che io ho imparato il cinese e loro hanno continuato a parlare in cinese. No, poi comunque la lingua l'ho imparata anche perché comunque io in tutti quegli anni, proprio con il cuore, li aiutavo in qualsiasi modo, non solo loro ma tutti gli altri, anche quelli nuovi che arrivavano. Cercavo sempre le case per loro, contattavo i padroni di casa, cercavamo un appartamento, poi appena venivano li andavo a prendere all'aeroporto, li facevo parlare col padrone perché non sapevano l'italiano, quelli appena arrivati, andavamo ad aprire il conto in banca, li portavo a fare la tessera del cellulare, il codice fiscale, il permesso di soggiorno alla questura, insomma li aiutavo tantissimo. Poi se c'era qualche problema loro sapevano di poter contare su di me, quindi mi cercavano sempre per qualsiasi cosa, ecco. E io per aiutarli nella vita e nello studio, inevitabilmente un po' di cinese l'ho imparato sul campo. Li ha aiutati tanto, cavolo, è stato bello questo, eh? Sì. No, è stato bello, è stata una cosa in cui io ho dato tanto, ma ho ricevuto anche tanto. Ed è così che hai capito la cultura e come sono e ti sei un po' anche innamorato della Cina, ecco. Esatto, perché a Pavia ho proprio creato, diciamo, la mia Cina in Italia, perché a Pavia io conoscevo solo cinesi e frequentavo solo cinesi, abitavo in una casa di cinesi e quando uscivo frequentavo solo altri cinesi, quindi andavo a lezione con loro, andavo a giocare a basket con loro, uscivo a mangiare con loro, andavamo a casa di altri cinesi a volte per giocare a Mahjong o per incontrarci. Sono anche entrato a far parte dell'associazione ASCU, Associazione degli Studenti Cinesi dell'Università di Pavia, e ero l'unico non cinese tesserato, quindi prendevo parte a tutti i loro eventi, no? Come per esempio la giornata sportiva, piuttosto che tutte quante le varie attività che facevano, e io li aiutavo molto per quanto riguarda la comunicazione esterna tra l'associazione e gli altri enti, come per esempio il comune, l'università o enti con i quali bisognava appunto parlare in lingua italiana. Poi dopo te da lì che hai fatto? Cioè dopo da lì sei andato in Cina successivamente? In pratica io mi sono laureato in Italia in economia e era una laurea bachelor, la triennale. Ho pensato di andare in Cina e di unire le due cose. Io ho sempre avuto, non il sogno, ma il desiderio di continuare i miei studi e di fare una master degree in international business, perché così mi piaceva il nome. E la mia università a Pavia offriva un corso del genere. Però alla fine ho deciso di venire qui in Cina e di unire appunto le due cose, la mia professione e la mia passione. Inizialmente volevo farlo in lingua inglese, però alla fine è successo che l'ho fatto in cinese, quindi sono venuto a Jinan, nello Shandong, che è una città che si trova a 400 km sotto Pechino, quindi abbastanza vicina, e nella Shandong University of Finance and Economics. E ho fatto appunto questo master degree in international business completamente in lingua cinese con i compagni cinesi, i professori cinesi, e mi sono laureato insieme a loro. È stata una bellissima esperienza anche quella. Ti sei integrato proprio al massimo così, eh? Sì, perché poi sono successe anche altre cose, perché poi nel frattempo mi sono anche sposato in Cina con una donna cinese di Jinan. Abbiamo anche comprato una casa, ho avuto un figlio, anche lui cinese, e dopo un anno sabbatico a Chongqing, che invece si trova nella parte sud-ovest della Cina, ci siamo trasferiti qua nel nord-est a Harbin, capoluogo dello Heilongjiang, perché adesso io lavoro qui, lavoro all'università nella Heilongjiang International University, vivo qui stabilmente. Ecco. È stato comunque il tuo primo lavoro questo qua o avevi già fatto altri lavori prima lì anche in Cina? Qui in Cina già durante il periodo di studio per la mia specializzazione era prevista un'esperienza stage prima di potermi laureare. Quindi a tutti gli effetti qui in Cina avevo già fatto qualcosina, però questo è il primo lavoro full time ufficiale che appunto sto svolgendo qui. Questo è praticamente il mio secondo anno. Adesso io qui insegno all'università. Io lavoro nel Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana e tra le varie
varie cose insegno anche economia e gestione, però a tutti gli effetti sono un insegnante di italiano, perché comunque tra le varie cose che ho fatto a destra e a sinistra ho fatto anche una certificazione CEDIL, l'ho fatta a Pechino, però è una certificazione rilasciata dall'Università di Venezia. In pratica sarebbe una certificazione di didattica della lingua italiana a stranieri, quindi sono un insegnante certificato di italiano per gli stranieri. Comunque io già in Italia aiutavo i cinesi a studiare l'italiano, quindi era già una cosa di cui comunque avevo un po' di passione. Bene, almeno comunque hai sempre, diciamo così, un contatto anche con l'Italia, l'italiano, no? È vero, sì. Ma ci sono tanti cinesi comunque che vogliono imparare l'italiano? Nella mia università, se devo essere sincero, la maggior parte dei cinesi desiderano imparare l'inglese. Di italiano, sinceramente, non sono moltissimi. Quest'anno la nuova classe conta circa 22 studenti. Certo, anche perché insomma alla fine, no? Cioè, sinceramente con l'italiano non è che gli serva poi a tanto, no? Più che altro io ho notato che i miei studenti che vogliono andare a studiare in Italia vanno a studiare cose tipo arte, design, Certo, moda. Poi certo. vengo da Milano, quindi diciamo queste cose le conosco Le abbastanza. conosci bene. Grazie alla conoscenza della lingua cinese ho lavorato anche in vari showroom lì a Milano. Senti, ti volevo chiedere, ma sempre per quanto riguarda il lavoro, visto che ora si parlava di quello, no? Com'è la situazione lavorativa? Cioè il lavoro lì c'è, gli stipendi rispetto anche magari ovviamente al costo della vita sono buoni, si guadagna bene? Lavori a livello imprenditoriale, uno può aprire un'attività, diciamo, liberamente, c'è la libera impresa? Allora, il lavoro qui Stipendi. c'è, nel senso che la disoccupazione è molto bassa, si aggira sempre tra il 3 e il 4%, quindi un tasso di disoccupazione molto sano. In giro vedi sempre annunci di lavoro. Io mi ricordo che in Italia l'annuncio di lavoro era una rarità. Sì. Invece qui li vedi praticamente ovunque. Mia moglie, mi ricordo che ai tempi in cui lavorava, adesso cura il bambino, però ai tempi in cui lavorava, se lasciava un lavoro, la settimana dopo ne trovava un altro con condizioni anche migliori. Il lavoro non manca, c'è sempre. Anche il mio suocero, che fa il contadino in campagna, quando appunto ha i periodi morti dell'agricoltura, viene in città e la mattina stessa si presenta ad un cantiere, dice: posso lavorare? Sì, certo, mettiti il cappello, firma qua e ti paghiamo alla giornata. Quindi il lavoro non manca. Per quanto riguarda gli stipendi, la media è ancora più bassa rispetto a quella dell'Italia, perché in Italia, se non sbaglio, la media è sui 1.500 euro al mese. Sì, dipende. Ora, i primi lavori, diciamo, se uno inizia a fare un lavoro, allora, se uno fa l'apprendista magari prende a volte anche meno di 1.000 euro, però diciamo uno stipendio da operaio, ti dico, all'inizio si aggira sui 1.000, 1.200, poi magari può salire piano piano, però magari sì, può salire. No, ok, diciamo che qui in Cina lo stipendio medio di tutto quanto il paese supera già i $1.000 al mese. Li ha già superati da un po' di tempo. Però qui in Cina è controindicativo parlare di stipendio medio, perché c'è davvero una ampia forbice di valori. Si può partire da qualche centinaia di euro per i lavori, diciamo, più umili, fino a parecchie migliaia di euro per i lavori più ricercati. E diciamo che entrano in gioco variabili come per esempio la città, perché per esempio nelle grandi città gli stipendi sono molto più alti rispetto ai paesini di campagna. Certo. Poi anche il titolo di studio, perché comunque, che se ne voglia dire, qui in Cina l'istruzione paga ancora, e poi dipende anche dall'azienda per cui lavori, dipende anche dalla mansione che copri e poi anche dalle varie abilità che tu hai. Per esempio, se tu sai parlare una lingua, insomma, diciamo che la forbice di valori è davvero molto ampia, c'è tanta differenza tra chi prende poco e chi magari prende tanto. Io ho fatto anche dei video sul mio canale YouTube. Come si chiama il tuo canale YouTube? Poi io lascerò i tuoi contatti anche per chi vuole ovviamente chiederti sulla Cina, no? Oh, certo, ti ringrazio. Allora, il mio canale YouTube si chiama Fabio Selva in Cina, China Life, e appunto faccio sempre un sacco di video riguardo alla vita qua. Ecco. E ho fatto 2 video veramente molto interessanti che parlano, uno del costo della vita qui in Cina e l'altro invece parla proprio degli stipendi qui in Cina. Parlando di stipendio cinese, posso dire con certezza che dagli anni 2000 fino ad oggi lo stipendio medio dei cinesi, pressoché in ogni settore, pressoché in ogni zona geografica, è più che decuplicato. E io mi ricordo che nel 2016 dicevo sempre questa frase: dal 2008 ad oggi gli stipendi sono più che raddoppiati. Adesso invece dico
che dal 2016 ad oggi gli stipendi sono aumentati di un altro 50%. Io da quando sono qua in Cina fisso fino ad oggi ho visto gli stipendi di tutti quanti i miei conoscenti, sia quelli più abbienti sia quelli meno abbienti, aumentare almeno di un buon 50%. E poi qui tocco un tasto un po' dolente, ma è anche, diciamo, il bello per chi può lavorare qua. Allora, dai, parto dal tasto dolente. Il tasto dolente è che la Cina non è un paese come la Germania, non è un paese come l'Inghilterra, quindi non potete pensare di un giorno con l'altro fare le valigie, cercare lavoro sul posto e il giorno dopo lavorare come lavapiatti o come cameriere. Okay. In Cina non funziona così. Il mercato lavorativo cinese è molto protetto a favore dei locali e quindi uno straniero può lavorare solo sotto determinate condizioni. Uno straniero non può fare qualsiasi tipo di lavoro qui in Cina, non a livello culturale, ma proprio a livello burocratico, perché comunque gli stranieri possono fare solo un numero veramente ristretto di lavori per i quali lo straniero è proprio fondamentale. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori altamente specializzati che un cinese non sa fare o che comunque uno straniero sa fare meglio di un cinese, come per esempio il mio caso, io insegno italiano, si presume che lo sappia fare meglio di un cinese. Soltanto in questo modo è possibile ottenere un work permit, appunto un permesso di lavoro, e per ottenere questo work permit ci sono proprio dei requisiti che l'azienda e lo straniero devono appunto soddisfare. Io per esempio nel mio caso, che sono un insegnante all'università, ho dovuto presentare diverse certificazioni, come per esempio la mia laurea, le mie lauree, la mia CEDILS per insegnare italiano, poi chiedono per esempio qualche certificazione che attesti appunto il tuo livello di lingua cinese, ti chiedono magari anni di esperienza lavorativa in quel settore in cui tu intendi lavorare. Insomma, vogliono a tutti i costi essere sicuri che tu sia un foreign expert, un high skill. Certo, specializzato. Poi, esatto, specializzato. Poi attenzione, non sto dicendo che la laurea serva per tutti i lavori. Per esempio, un cuoco, uno chef di cucina italiana, non ha bisogno della laurea, ma comunque ha bisogno dei suoi attestati, delle sue esperienze, dei suoi titoli. Puoi ben capire che non è molto facile per uno straniero ottenere il work permit e lavorare legalmente qui in Cina. Però se riesce ad avere le carte in regola, gli stipendi degli stranieri, gli stipendi degli expat in media sono molto più alti rispetto agli stipendi medi di un locale, circa 2-3 volte più alti. Se uno straniero viene a lavorare qui in Cina e riesce a soddisfare i requisiti per lavorare legalmente qui in Cina, si ritrova uno stipendio davvero molto alto. Rispetto anche al costo della vita, ovviamente. Com'è lì il costo della vita? Cioè, ti rimane qualcosa o come l'Italia, cioè, non ti rimane niente in tasca a fine mese? Ma allora, il bello della Cina, secondo me, è che tu puoi spendere tantissimo se per esempio vuoi vivere da expat all'occidentale, mangiando pizza, bevendo vino, caffè, andando sempre fuori. Però i beni di prima necessità li paghi veramente pochissimo. Per esempio, io ho fatto proprio un video sul costo della vita in Cina, dove ho analizzato un paniere di beni. Se tu vivi alla cinese, senza fare la vita da expat, arrivi a spendere veramente pochissimo. Faccio solo degli esempi, poi comunque chi è interessato può vedersi il mio video. Una corsa in autobus, per esempio, la si paga soltanto 1 yuan o 2 yuan, quindi praticamente 12 centesimi o 24 centesimi di euro la corsa. Un pranzo fuori, ok, puoi andare nel ristorante super figo dove magari lasci giù 50 euro per dire, però puoi anche andare nel classico ristorantino di basse pretese dove con 1 euro puoi mangiarti per esempio una porzioncina di ramen o magari un piattino di ravioli. Il costo della vita varia anche in base alla città. Io ho sempre abitato in cittadine di seconda fascia, poi logicamente se andate a Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, pagate molto ma molto di più. La bolletta dell'acqua, la bolletta dell'elettricità, cioè hanno dei costi veramente irrisori. Io per 2 mesi di bolletta dell'acqua mi ricordo che avevo pagato qualcosa come 3 euro, ma usando un bel po' di acqua. Bolletta dell'elettricità invece, utilizzando i condizionatori, faceva fatica a superare i 20 euro. Al mese? Quella dell'acqua era 2 mesi, quella dell'elettricità non mi ricordo. Ecco, poi il wifi 3 euro al mese, il cellulare per esempio anche lì 4 euro più o meno. Poi per dire la benzina
che già comunque la macchina comincia a far parte dei beni di lusso. La benzina sono 50 centesimi al litro più o meno. La vita qui in Cina, per quanto riguarda i beni di prima necessità, costa abbastanza poco. Quindi se ti accontenti di poco, ecco, anche gli affitti per esempio. Ecco, volevo sapere anche quello. O anche il Ecco. costo delle case se uno le vuole comprare, ecco. Quello costa un po', sì, quello costa un po'. No, nel senso l'affitto costa relativamente poco. Parlo sempre delle città di seconda fascia perché ho abitato in quelle. Per esempio, già con 1500 yuan, che quindi sono più o meno 200 euro, si può abitare in una casa buona in centro. Se invece un cinese volesse abitare in una catapecchia, sempre comunque in centro, perché vuole farsi una vita indipendente ed è disposto ad avere un po' di vita spartana, io ho fatto vedere anche nei miei video, ci sono delle case che tu affitti anche a 50 euro al mese. Certo, mancano riscaldamenti, manca l'aria condizionata, manca il frigo, vita spartana, ma comunque per chi vuole vivere indipendentemente può farlo anche con pochi euro. Mia moglie, per esempio, un po' di anni fa, abitava in uno scantinato praticamente per 25 euro al mese, indipendente. Qui in Cina, secondo me, paga molto sia il fatto di fare una vita spartana, perché se fai una vita spartana riesci a risparmiare parecchio, anche se guadagni poco. Mia moglie viene dalle campagne, non ha titoli, lei ha la licenza media, non parla le lingue, quindi non parla inglese, parla solo cinese, eppure si è fatta la gavetta in città, è arrivata a guadagnare una cifra che in Italia sarebbe una cifra bassa, perché erano più o meno 5.000 yuan, quindi poco più di 600 euro al mese, ma comunque grazie al suo tenore di vita nel giro di un ventennio più o meno è riuscita a mettersi da parte un sacco di soldi, tanto che abbiamo comprato una casa. Ecco, comprare una casa costa abbastanza perché comunque il mercato immobiliare cinese è molto caldo, tantissimi cinesi vogliono comprare la casa non tanto perché è un buon investimento secondo loro, ma anche proprio per un fatto culturale, perché il cinese prima di poter sposarsi deve assolutamente avere una casa, c'è proprio questo fatto culturale, una casa di proprietà, quindi i genitori cinesi prima ancora del matrimonio, parlo della grande maggioranza, poi ovviamente ci sono le eccezioni, però la gran parte dei genitori cinesi prima che tu possa prendere la mano della loro figlia, tra le varie cose devi almeno avere una casa di proprietà. Ti volevo chiedere solo una cosa riguardo sempre alla situazione lavorativa. Volevo sapere se uno volesse aprire un'attività, un imprenditore, eccetera, a livello di tassazione e se comunque si può aprire, cioè se c'è la libera impresa oppure se ci sono un po' di restrizioni lì in Cina. Allora, per quanto riguarda la tassazione, qui ho fatto un video recente, è molto conveniente rispetto all'Italia, ma anche rispetto ad altri paesi, perché secondo me è abbastanza bassa. I primi 5.000 yuan del tuo reddito non vengono toccati. Quindi se tu prendi meno di 5.000 yuan che comunque sono più o meno 600 euro, bastano e avanzano per farsi una vita, soprattutto nelle città di seconda fascia. Comunque già se tu prendi meno di quei soldi non paghi le tasse. Se tu prendi più di quei soldi, comunque questi 5.000 yuan non ti vengono tassati e tu paghi le tasse solo sulla parte eccedente questi 5.000 yuan. Per quanto riguarda il primo scaglione, che va dai 5.000 agli 8.000 yuan, tu paghi solo il 3% della parte eccedente ai 5.000 yuan. Quindi facciamo un esempio, tu prendi 7.500 yuan, che sono 1.000 euro tondi tondi, tu al mese paghi solo il 3% dei 2.500 yuan sopra i 5.000. Quindi di tasse tu paghi soltanto 3% di 2.500, più o meno 10 euro. Sì, non di più. Sì, quindi tu prendi 1.000 euro di stipendio e lasci giù 10 euro di tasse. Quindi mi sembra abbastanza onesto. Poi logicamente più sali e più lo scaglione aumenta. Per esempio se tu prendi 12.000 euro al mese lasci giù 3.000 euro. No, insomma è buono perché almeno anche chi guadagna poco non è, diciamo così, strozzato dalle tasse, no? È molto conveniente per chi magari comincia e guadagna poco e lo si lascia un attimo respirare. No, è vero. Poi se hai detto te che comunque è una cifra che uno ci vive bene, è ottimo, dai, praticamente non è niente perché il 3% è veramente poco, poi sulla parte solo eccedente. Ma questo sia da dipendente che se uno ha un'attività in proprio? Sì, il meccanismo è più o meno lo stesso, cambiano un po' le cifre, però comunque il meccanismo è lo stesso. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere, chiedetemi e io vi risponderò. Ciao! Per quanto riguarda aprire
un'attività, per quanto riguarda i cinesi, perché poi c'è una netta differenza tra chi è cinese e chi non è cinese, siamo praticamente al livello di una normale società capitalista, praticamente, nel senso che ormai si fa impresa, si aprono negozi, si aprono ristoranti, si aprono aziende, si aprono attività. Poi, logico, ci sono anche quelle gestite dal governo, però c'è anche la proprietà privata, ecco. Ok. Ovviamente se sei straniero ci sono un po' più di cavilli burocratici, è un po' più complicato, però comunque è fattibile. Diciamo che se sei straniero ci sono principalmente 3 liste, c'è la lista dei settori in cui tu sei benvenuto e quindi tu puoi tranquillamente aprire la tua attività a quei settori. Poi ci sono appunto quei settori in cui sei un po' limitato perché diciamo non sei molto desiderato, e poi ci sono invece quei settori strategici per i quali la Cina vuole tenere per sé e quindi lo straniero non può assolutamente investire per legge in quei settori. Esistono diversi modi in cui uno straniero può venire qui ad investire. Può investire per esempio tramite joint venture, se per esempio ha dei soci cinesi, quindi una società a capitale cinese straniero, oppure ci sono anche le WFOE, che in pratica sarebbero le società a capitale interamente straniero. Per uno straniero è leggermente più complicato aprire un'attività rispetto a un cinese, però comunque è fattibile. Te come vivi lì? Vivi bene? La qualità della vita è buona? Sì, allora, io qui ci vivo benissimo perché proprio è il mio mondo. Secondo me qualità della vita è un qualcosa un po' di soggettivo, perché diciamo noi siamo diversi, no? Siamo persone diverse. Ogni persona ha i suoi gusti, le sue preferenze e ogni posto ha i suoi pregi e i suoi difetti. In base alle nostre preferenze magari siamo più disposti a sopportare certi difetti e magari siamo più inclini a desiderare certi pregi. Io, in base alle mie preferenze, in base a come sono fatto io, sono più disposto a sopportare, tra virgolette, i difetti che ci sono qua e vado completamente pazzo per i pregi che invece ci sono qua. E senti, a livello di ambiente, sono attenti all'ambiente, com'è il clima? Ecco, perché uno magari qua non si sa com'è lì, poi a parte cambierà tanto da posto a posto, no? Perché comunque la Cina è enorme. Dove sei te, com'è il clima in generale? Allora, per quanto riguarda il clima, nel senso meteorologico, Meteorologico, sì. La Cina è grandissima. Io mi ricordo che lo scorso inverno avevo preso il meteo del mio cellulare, era una giornata di fine dicembre, e ho visto che nella stessa giornata si andava dai meno 30 di Harbin fino ai più 30 di Guangzhou. Quindi l'estate e l'inverno all'interno dello stesso paese. Qui in Cina, davvero, la Cina è grande, è compresa ogni fascia climatica, ogni tipo di ambiente, quindi è difficile dare un giudizio dal punto di vista meteorologico. Però qui dove vivo io siamo sul confine con la Russia, quindi d'inverno fa un po' freddino, ecco, si scende anche sui meno 30, meno 35 d'inverno. D'estate invece fa abbastanza caldo, si va oltre i 30. Cavolo, c'è una bella escursione da 30 a meno 30, eh. È clima continentale, anche Jinan, che comunque è 400 km sotto Pechino, è lontana dal mare, quindi d'estate si va sui 40, d'inverno si va sui meno 20. Ora ti volevo chiedere un po' di cose anche a livello culturale, no? Perché c'è tanta curiosità. In base alla tua esperienza, beh, un po' ce l'hai già detto, come sono i cinesi, anche rispetto agli italiani, che differenze vedi? E poi ti volevo chiedere, ecco, anche come mai noi abbiamo notato che qua creano un po' la loro comunità, la loro Chinatown, e non è che si integrano tanto, stanno molto nel loro. Ma secondo te come mai questa cosa qua? Diciamo che in generale è così. Poi comunque esistono le eccezioni, esiste magari il cinese che si integra, come sono esistito anch'io che mi sono integrato nella loro comunità, ecco. Però comunque in effetti è vero quello che dici, i cinesi in Italia tendono comunque a farsi i fatti propri, vivendo tra di loro. Diverse comunità straniere in Italia invece non fanno così, perché comunque le altre comunità straniere più o meno si integrano. Sì. Ecco, allora in Italia la gran parte delle comunità straniere sono composte da popoli, per esempio popoli europei, simili ai nostri, oppure popoli come per esempio gli africani o quelli dell'America Latina. Comunque hanno ricevuto un po' della nostra influenza, perché comunque gli africani parlano francese e inglese, sempre lingue europee. Quelli dell'America Latina, la cultura più o meno è la stessa. Certo. Cioè, non che sia la stessa, però comunque le radici sono un po' più simili. Invece la Cina no, la Cina è un paese asiatico totalmente diverso dalla cultura occidentale, europea, italiana. Non solo i cinesi in Italia tendono a fare, diciamo, comunità solo tra di loro, e non solo in Italia, ma anche in altri paesi occidentali, ma anche gli stranieri occidentali qui in Cina tendono a fare la stessa identica cosa
continuano a fare la loro vita da expat, vanno appunto nei supermercati per comprare prodotti importati, vivono soltanto in certi quartieri dove ci sono appunto degli appartamenti fatti in un certo tipo, si frequentano solo tra di loro nei locali in cui vanno solo loro, stanno nella loro English bubble, appunto, dove parlano solo inglese e non frequentano mai, diciamo, la vera Cina. Cioè, ovviamente non parlo di tutti, però un buon 90%, e sono generoso, stanno sempre tra di loro. Sono rari i casi come me che per esempio mi introduco appunto nella vera Cina, nella cultura. E la stessa identica cosa che succede qui in Cina con gli occidentali. Tendono sempre a stare un po' tra di loro. Secondo me questo è dovuto proprio per una diversa lingua, ma anche una diversa cultura, un diverso modo di pensare e un diverso modo anche di vivere la vita. Secondo me sono pochi gli individui, sia da una parte che dall'altra, quindi parlo sia di italiani sia di cinesi, che sono disposti, diciamo, a cambiare così completamente il proprio essere e ad accettare di, per esempio, divertirsi il venerdì sera con il mahjong. Io penso che i miei coetanei italiani il venerdì sera si divertissero con qualcos'altro. Siamo molto diversi e quindi è molto probabile che a una persona non interessi più di tanto addentrarsi in un mondo che non gli appartiene più di tanto. Quindi, diciamo, questa è una differenza grossa di cultura, ma comunque ce ne saranno anche altre. Qual è qualche magari stranezza che te hai visto rispetto all'Italia, che magari per noi sarebbe proprio una cosa inconcepibile, no? Per esempio, noi sappiamo che, non so se è vero questo, che per segno di gradimento anche a tavola in Cina un rutto è un segno proprio di gradimento, mentre qua magari è una cosa di maleducazione, ecco. Oddio, se lo fai adesso in città e vai in un ristorante e rutti dopo il pranzo, qualcuno che ti guarda male forse c'è, ecco, perché ormai non è più così, magari lo è stato un tempo, però non è più così. Poi, per carità, ogni tanto mi è capitato di sentire qualcuno che magari fa dei versi mentre magari si trova a tavola, ecco, magari mentre si mangia il ramen c'è tutto questo risucchio. Poi può ancora capitare di trovare in giro della gente che magari butta per terra, ma questo non è più ben visto anche qua. Le giovani generazioni stanno cercando di cambiare questa cosa. Certo. Più che altro sono gli anziani che sono ancora un po' così. Però del resto la Cina ha avuto uno sviluppo molto rapido nel giro di pochissimi anni, quindi c'è una grandissima differenza tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Nei confronti degli stranieri, come sono i cinesi, in questo caso degli italiani? Tanto per cominciare, non me la sento di dire italiani, perché in Cina io non sono visto come italiano, ma sono visto come straniero in generale. In Cina c'è ciò che è cinese e ciò che non è cinese, ciò che viene da fuori, ciò che è straniero. E c'è un po' di generalizzazione. Magari c'è un po' di classificazione, lo straniero asiatico, lo straniero africano, lo straniero medio orientale, lo straniero occidentale. Io sono visto come straniero occidentale, infatti ogni tanto pensano che sia americano, inglese o russo. Se vieni qui in Cina, per la maggior parte delle persone tu non sei visto come italiano, sei visto come straniero, tutt'al più come occidentale. Quindi pensano per esempio che tu sia bravissimo in inglese perché sei bianco. Te hai notato una discriminazione? Perché qui in Italia purtroppo c'è. Se devo essere sincero, i cinesi li ho trovati come un popolo molto ospitale, molto accoglienti. Se tu vieni qui come turista e hai bisogno di qualcosa, troverai sicuramente della gente disposta ad aiutarti anche con il sorriso. C'è da dire che comunque loro non sono molto politically correct, quindi possono chiamarti straniero. Se tu per esempio sei appunto africano, di colore, non si fanno mezzo problema a chiamarti per colore. Ecco, poi quando per esempio vai nelle città di seconda fascia o di terza fascia o addirittura nei villaggini delle campagne, tutti hanno gli occhi addosso su di te e ti guardano tutti. E però questa non è discriminazione, il fatto è che tu sei la novità per loro. Loro sono molto curiosi perché magari, soprattutto nei posti più piccoli, gli stranieri li hanno visti soltanto in televisione e fanno sempre tante domande. Ecco, poi comunque se vedono che tu sei brava a parlare in cinese ti fanno anche tanti complimenti. Li ho trovati appunto molto simpatici, molto ospitali. Per carità, su 1,5 miliardi di persone esisterà magari anche quello un po' xenofobo, però nella maggior parte dei casi io mi sono sempre sentito molto rispettato e ho proprio notato che chi mi sta intorno ha una grande curiosità di conoscere me, il posto da dove vengo e la mia cultura. Non ho mai ricevuto un episodio di razzismo, mi sono trovato molto bene da questo punto di vista.
il tuo canale è molto completo su come si vive in Cina, quindi se avete bisogno o di qualsiasi curiosità o di sapere qualsiasi informazione, ecco, noi non potremo parlare di tutto, ovviamente, vi rimando appunto al canale di Fabio perché lui spiega bene le cose. Ho visto che fai un video insieme a tua moglie dove dici che le mogli cinesi o comunque insomma le donne in generale sono molto gelose del proprio uomo. La ragazza cinese è molto, molto gelosa del proprio ragazzo, però questo è un bene perché comunque significa che lei ci tiene a te, certo. E quindi siccome ti ama, siccome ti vuole per sempre, lei non può sopportare di vedersi magari insieme ad altre ragazze. Diciamo, è un po' possessiva la donna cinese. Poi comunque un'altra cosa che voglio dire, soprattutto per chi magari pensa di andare a trovarsi una ragazza cinese, la ragazza cinese parte subito matrimonio oriented. Non sorprendetevi se dopo magari 2, 3, 4 mesi che vi conoscete già si parla di matrimonio, perché comunque una ragazza cinese quando comincia una relazione spera che quella relazione vada poi a concludersi con un matrimonio. Quello è l'obiettivo. Diciamo, sono un po' all'antica, ecco, abbastanza serio. Quindi c'è tutto anche un ti presento la famiglia, te mi presenti la tua, ci deve essere anche un'approvazione dalle famiglie, oppure se uno vuole assolutamente scappa, si sposa e via, oppure non lo farebbero mai. Questo è una particolarità della cultura cinese, nel senso che i genitori sono molto importanti. Qui in Cina proprio c'è il culto verso i genitori, appunto secondo il confucianesimo, appunto Xiaoshun, la pietà filiale. I genitori sono i tuoi primi maestri di vita, sono le persone a cui tu devi volere più bene. Difatti qui in Cina se tu parli male dei tuoi genitori sei visto malissimo, perché le altre persone pensano se lui parla così dei suoi genitori, figuriamoci come si comporta con gli altri. Bisogna sempre portare il massimo rispetto verso i genitori. I genitori sono la massima autorità anche dopo che diventi maggiore. Diciamo che qui in Cina capita abbastanza spesso che magari se i genitori non accettano una relazione, la persona in questione dice va bene dai, allora lascio perdere. Non tutti, però ho visto molte interviste fatte a ragazzi qui per strada, soprattutto a ragazze. Le ragazze tendono ad ascoltare un po' di più i genitori e un buon 60% di loro dicono che se i genitori non approvano, magari all'inizio tendono un pochettino a convincerli, ma se la cosa non dovesse andare bene piuttosto lasciano perdere. Cioè non vanno contro ai genitori, ecco. Di solito no, ecco. Poi ci sono le eccezioni, ma di solito no. E lì nel tempo libero, nei weekend, per conoscere appunto anche persone, ragazze, ecco, si conosce un po' alla vecchia maniera, tipo nei locali, nei pub, non so, in giro, oppure è come qua che i ragazzi più giovani di ora, cioè si sta un po' perdendo qua da noi questa cosa del conoscere di persona come magari era 20 anni fa quando ero ragazzetto io, che le ragazze le conoscevi di persona, no? Ora è più un messaggi sulle app, su Facebook e si perde un po' questa cosa. Lì com'è? Allora, diciamo che qui i principali contatti li conosci o perché ci hai lavorato o studiato insieme, oppure li conosci per amicizia in comune. Poi ci sono comunque i posti dove si può conoscere della gente, tipo se sei un frequentatore di una certa biblioteca, per esempio, è probabile che magari fai amicizia con un altro frequentatore di quella biblioteca. Però in effetti, come hai accennato tu prima, anche qui in Cina si sta un po' cominciando a fare amicizia online, a chattare, a digitalizzarsi un po' tutto. Comunque vabbè, è un po', cioè come qua, nel senso anche lì si esce il weekend, penso. Allora, diciamo che la cultura del weekend sta poco a poco arrivando anche qui in Cina, nel senso che sono sempre di più le aziende che lasciano libero il giorno del weekend. È sempre un periodo in cui c'è sempre un po' più di movida rispetto al solito. Però non è che qui il weekend è un libero a tutti, perché altrimenti sarebbe veramente, ma veramente un casino. Qui le varie aziende hanno comunque i giorni di riposo all'interno della settimana, 1 o 2 a seconda del tipo di lavoro, perché il riposo comunque esiste anche qui in Cina, non è che non esiste. Quindi non è necessariamente il sabato e la domenica lì. Esatto, non è necessariamente il sabato e la domenica, si fanno i turni. Io per esempio posso andare in banca anche oggi che è domenica, i servizi funzionano anche durante il weekend, che da un lato è anche comodo, supermercati, negozi, e poi c'è gente che si riposa magari la domenica, c'è gente che si riposa il lunedì o il mercoledì, insomma dipende. Non per tutti deve coincidere proprio con la domenica, anche se comunque tra giovani sta cominciando a prendere piede questa mania del weekend. A
scuola, per esempio, si fa lezione da lunedì a venerdì, o anche all'università, a meno che non bisogna recuperare un giorno. Per esempio, c'è una vacanza di un giorno, per recuperare quel giorno di vacanza fa un giorno di recupero nel weekend. Questo è un altro aspetto culturale divergente rispetto a noi, nel senso che noi, se per esempio giovedì c'è una festa, facciamo ponte, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Invece qui in Cina è il contrario, se giovedì c'è una festa, ok, giovedì ci riposiamo, ma poi sabato recuperiamo perché dobbiamo portarci avanti. È una cosa culturale, qua magari da quell'ora a quell'ora, tipo nella pausa pranzo, in Italia è legge, no? Che bisogna andare a casa, fare il pranzo, riposarsi e poi partire, no? Invece magari in altri paesi, anche qui in Europa, tirano a dritto magari fino alle 4, alle 5 e poi fanno festa prima, mentre noi magari si fa festa alle 7 o alle 8 perché si fa la pausa a pranzo. Qui invece la pausa pranzo è molto interessante invece perché qui fanno il turno continuato, però pausa pranzo tu magari ogni tanto vedi il commesso che magari è lì con una scodella di ramen e tra un boccone e l'altro magari è lì che serve magari qualche cliente. Ah, davvero? Ganzo questo. Sì. Poi invece all'università ci sono le mense. Ho visto un tuo video sulle mense che ne parli veramente molto bene. Gli studenti universitari cinesi, secondo fonti internazionali, riportate anche dal Sole 24 Ore, sono quelli che mangiano più sano rispetto agli studenti di tutto il mondo, italiani compresi. In effetti le mense cinesi sono fatte benissimo, servono sempre prodotti di prima scelta che vengono proprio studiati anche. Tu vai a mangiare non la pasta confezionata in scatola da chissà quanti mesi, vai a mangiare la pasta fresca fatta sul momento con la farina, l'impasto e insomma prodotti freschi, prodotti buoni.